Motivazioni leggendarie si susseguono durante la consegna delle medaglie d'oro. Il supremo segno del valore. Avevo 19 anni e c'era la guerra. E in quel po' di disastro che è stato combinato l'8 settembre, le sembra che un ragazzo di 19 anni, tutto sommato moralmente sano, perché era così, vedere cambiare il re, che tutto sommato è rimasto lui la guerra, passa di là, ma è una vigliaccheria da cui il mio spirito poteva assolutamente proprio sganciarsi dalla vigliaccheria di quello. Purtroppo sul piano personale, perché generalmente la vigliaccheria è rimasta. Volevo dire, uno dei primi episodi che ricordo, eravamo nelle immediate retroie del fronte e ci era stato detto che la sera sarebbero andati in un avamposto. E allora io sono andato a confessarmi, abbastanza lontano da lì. Quando ritornavo ero solo in un campo. Passano 8 cacciabombardieri americani, mi vedono e si lanciano in picchiata tutti quanti su di me. Io ero steso a terra che li guardavo e per i primi 5 questo no, gli altri 3 l'ultima bomba, io ero qua, l'orlo della bomba era qui, non mi ha fatto niente perché ha sfurgato tutta la sinistra, giuro. Che come si sono allontanati, neanche un colpo di vista da sinistra, che se ne sparavano per finita, e mi sono alzato e ho canticchiato, sono andati, fingevo di dormire, io penso da Bohemia, pare, e poi dopo la sera siamo andati a un posto e lì io ho avuto era la prima notte vera di guerra, ho avuto un sacco di esperienze che poi non ho mai più avuto, perché eravamo 10 più 10, ogni italiano abbinato a un tedesco. E è arrivato un postaglione americano, ma cavolo, quando vai in pattuglia era l'intera compagnia, ci sono stati 120. E ci siamo sparpagliati tutti, meno 3 che sono rimasti dentro, sono stati presi più da Leone. Giocavano Malchi, Bismarck e Sabadini. Mentre raccontavo questo in un bar alla Spezia, c'era andato a visitare l'Arsenale, e diceva, Marchi, quello che sono io, Marchi sono io. Ha confermato il fatto che... Ma a 100 metri, dopo 300 metri, in 3 o 4 non li puoi sparare, perché ti sentono. E comunque sono andati via, e noi, io e il mio tedesco, siamo rientrati nella casa e siamo dovuti correre fuori subito perché l'artiglieria americana, avendo visto la posizione, sparava abbastanza bene, però non prese nessuno di noi. Cioè erano molti colpi ma non ben centrati. Finito di sparare andiamo sotto perché li aveva avvistati la pattuglia sotto un ponticello. E così nel guardarmi è sbattuto nel mesto contro e si sono fermati tutti. Poi uno dei 3 disse si passa per di qua e allora ha ripreso a camminare e andare. Quindi spara l'artiglieria. Ti ho detto finisce, ritorniamo nella casa. Io e il mio tedesco, perché gli altri non sapevano dove fosse. E lì eravamo nella stanza, c'era un bel tavolo che gli dicevo cosa vuol dire Gott mit uns, e se Gott, è arrivata una cannonata che ce l'ha lì sulla tavola, l'ha mandata in 1000 pezzi e ci ha sbattuti contro il muro. Io non ho avuto una ferita, salvo
una scheda qui sulla divisa, non so come, scappiamo fuori, sto per uscire, e ho un sesto senso per le villette che erano della bonifica pontina, avevano davanti un traliccio per montare le reti. E io sono andato lì, mi sono tirato indietro, il treno è volato via dalla naso, i tedeschi sparavano meglio degli americani. E poi finisce tutto, anzi, vado, salto un nastro e comincio a camminare, e poi dico, non sarà mica, era Turbine, erano le mie, sono uscite con le mie, con è quello più facile, cioè fare passi più lunghi possibile per limitare le cose, e mi sono anche tirato. Mentre siamo nella casa, io e il mio tedesco, notiamo dei movimenti, perché c'era un grosso fossato che aveva il ponticello dello 5 e allora il mio tedesco crede che siano i tedeschi di rinforzo e andiamo fuori sul murizzotto, lui comincia a chiamare Franz, niente, Fritz, niente, cavolo, dico, allora sono gli americani. Siamo ritornati nella casa, appena ritornato ci sono presenti, erano i tedeschi che venivano a liberare l'avamposto, però ci andavano con cautela. L'unico particolare è che quando sono arrivato al posto di comando nostro, c'era una lettera di mio padre che diceva: tutto sommato non siamo molto preoccupati perché il bollettino riporta sui fronti di Nettuno normale attività di pattuglie e di artiglierie. Si vede che la sinistra è normale, si dice, ma chi c'è dentro li vive tutti. Non ho avuto mai più una notte di guerra così agitata come quella. Tanto per cominciare. Se noi sparavamo la cannonata ce n'erano arrivati 50. Era solo questo il rapporto. Non aveva carri armati, niente. Solo ho visto dei bombardamenti tedeschi sulla testa del ponte di notte che facevano, una volta incendiarono non so che cosa, c'era tutta la piana di Nettuno illuminata da giorno, da questo incendio, che è continuato a bruciare il giorno dopo e la notte dopo ancora illuminava la pianura. Avevo paura di essere prigioniero perché i comandamenti lì non mi piacevano.